Benvenuti sul mio canale. Quest'oggi vi presento questo progetto che è veramente molto semplice ma molto particolare. Infatti presenta una striscia incrociata sul davanti che aggiunge un tocco di originalità a questo progetto. La striscia l'ho lavorata separatamente e dopo averla incrociata mi sono agganciata sotto lavorando il davanti, lasciando questo spazio. Terminato il davanti, mi sono agganciata alle spalle e ho continuato lavorando il dietro, ovviamente facendo delle catenelle volanti per ricavare la scollatura della maglia. È davvero veramente semplice. Le misure di cui avete bisogno non sono nient'altro che la vostra semicirconferenza maggiore, che poi dopo potrete anche adattare se la volete più aderente, magari siete forti di seno, potete fare delle diminuzioni scendendo, oppure siete un po' più robuste di fianchi, potete fare degli aumenti. Durante il video troverete tutte le indicazioni per poter adeguare la maglia alla vostra figura. E per quel che riguarda la striscia, adesso vi faccio vedere come ho ricavato la misura e vi do anche una spolverata di come ho lavorato, ma in realtà è veramente molto semplice, è più facile da farsi che non da spiegarsi. Sono partita con la lavorazione ricavando una striscia. Per vedere la misura della striscia sono partita dalla fine della spalla, da qua, e ho preso la misura in questa maniera. Praticamente la diagonale fino al sottomanica, dalla parte più esterna della spalla al sottomanica della spalla opposta. E magari c'è da aggiungere qualche centimetro. Per me è stata sufficiente così. Quindi partendo da questa misura ho realizzato la mia striscia che nel mio caso misura 16 per 52. Ho preso questa striscia e l'ho attorcigliata, quindi ho ottenuto una cosa di questo tipo. Una volta attorcigliata, ho proseguito col davanti, aggiungendo dei punti per 18 centimetri da una parte e 18 centimetri dall'altra, dopodiché ho inserito delle catenelle volanti qui e ho continuato a lavorare il mio davanti a pannello con la misura che mi serve. Ovviamente la lunghezza la decidete voi. Dopodiché, fatto questo lavoro, mi sono agganciata con i punti alti e sono arrivata a calcolare la misura della spalla e ho ricavato una scollatura interna di circa 27 centimetri con delle catenelle volanti. E ho continuato dritto, finito il pannello. Concluso i due pannelli, ho fatto le maniche che ho lavorato però in maniera circolare. Per ultimo ho chiuso i fianchi. Comunque nel video troverete la spiegazione dettagliata di tutta l'operazione che ho fatto. Mentre per quel che riguarda il consumo di filato, per questa maglia che è una taglia ML, quindi 44-46, ho usato 340 grammi di filato. Considerando che i gomitoli che ho usato sono di 100 grammi l'uno, ne ho usato poco meno di 3,5. Questo del quarto gomitolo, quello che mi resta, praticamente è ancora bello pieno. Per quel che riguarda il materiale, ho usato la lana Carezza Lamé nella variante Bordeaux. È un prodotto 3 sfere. Se volete sapere tutte le caratteristiche di questo filato, vi lascio il link nel box informazioni, che ho lavorato con uncinetto 3,5. Quindi avremo bisogno di un metro da sarta, una forbice, un ago da lana, dei marcapunti. Vi lascio la spiegazione del progetto. Iniziamo il nostro progetto partendo dalla striscia che poi andremo ad incrociare. Quindi con l'uncinetto numero 4, perché la striscia sarà parte dello scalfo manica, quindi preferisco fare le catenelle con un uncinetto di mezza misura più grande. Quindi con l'uncinetto numero 4 vado a montare 28 catenelle
che dovrebbero corrispondere a circa 16 centimetri. Fatte le 28 catenelle, vi vado a misurare. La catenella, quando la misurate, tenetela in tensione, perché una volta che ci saranno i punti dentro sarà tesa, non così. Quindi vado a misurare, dovrebbe essere intorno ai 16 centimetri. Sì, 16 e mezzo. E mi fermo. Cambio il mio uncinetto, prendo quello del 3 e mezzo, faccio una catenella aggiuntiva per poter voltare, entro nella catenella numero 2 partendo dall'uncinetto e faccio un punto basso, dopodiché rientro nel punto basso che ho appena fatto nella costina di sinistra con un altro punto basso. Questo sarà in sostituzione del nostro primo punto alto. Dopodiché vado a ripassare tutte le catenelle a punto alto, quindi dovremmo avere in tutto, nel mio caso, un totale di 28 punti alti. Poi ovviamente voi, se userete un altro filato con un altro uncinetto, avrete un numero diverso di catenelle per arrivare alla misura che avete scelto. Una parte importante la fa comunque anche la mano. Una mano stretta avrà bisogno di più catenelle rispetto ad una mano più morbida. Quindi il numero delle catenelle in base a filato, uncinetto e mano non sarà comunque sempre lo stesso. Quindi vado a ripassare tutte le mie catenelle a punto alto. Finita la mia prima riga, non farò altro che voltare il lavoro e iniziare la prossima riga. Perciò entro nel punto che ho subito sotto, prendo il filo, faccio un punto basso, entro nella costina che ho subito a sinistra, faccio un punto basso e questo sarà il nostro primo punto alto. Vado a lavorare a punti alti. Praticamente lavoreremo a punti a righe di andata e ritorno finché raggiungeremo la misura che ci interessa. Nel mio caso io arriverò a 52 centimetri di larghezza. Ci vediamo quando ho finito la striscia. Ho lavorato 51 righe di andata e ritorno, adesso andiamo a controllare bene le misure e infatti sono 52 e mezzo di larghezza per 16 di altezza e la mia striscia è finita. Ora quello che andremo a fare sarà l'incrocio. Prima di tutto prepariamo un paio di spilli, così almeno fermeremo il nostro lavoro, e incrociamo in questa maniera. Giro una volta, giro due volte, rifaccio, giro una volta e giro due volte. Praticamente deve venire una sorta di fiocco. Mettiamo un paio di spilli così almeno sarà tutto fermo, non importa la posizione, tanto poi dopo andremo a toglierli e si posizionerà nel centro tranquillamente. Una cosa che volevo farmi notare, l'inizio giro. Facendo il sistema dei due punti bassi uno sull'altro, resta un bordo molto più preciso e non abbiamo bisogno di aggiungere nessun tipo di rifinitura. Detto questo, dobbiamo ricavare praticamente la semicirconferenza da questa striscia incrociata. Quindi andiamo a misurarla così, è 47 centimetri e per me va bene. Quindi bisogna fare un calcolo. Dobbiamo avere 11 centimetri in mezzo, più o meno,
all'incirca. Poi una volta lasciato andare il fiocco si posizionerà bene al centro, non c'è bisogno di una misura precisissima, giusto per non lasciare troppo aperto sul davanti. Quindi qui ho 18 centimetri da una parte che vado a marcare. Dopodiché conto le righe di qua e vado a marcare alla stessa altezza dall'altra parte. Una volta messi i due marcapunti, proseguiremo col davanti, perché questa è la parte sotto del davanti. La parte delle spalle la vedremo dopo, perché ovviamente dovremo lasciare un'apertura più larga. Prendo il mio lavoro, nodino iniziale, entro nel primo punto utile cercando di entrare proprio nel punto in modo che l'attaccatura si vedrà meno, e parto con punto basso su punto basso, che sarà il mio primo punto. Dopodiché vado a lavorare a punti alti cercando di entrare nel mezzo del punto. Adesso qui purtroppo il filo è abbastanza scuro, si vede poco. E faccio punti alti. Praticamente per ogni barretta in orizzontale andremo a realizzare 2 punti alti, cercando di entrare nel mezzo del punto, non di prendere la barretta intera, così almeno si vedrà meno l'attaccatura dei punti, come dicevo prima. Però questa cosa è assolutamente affidata al gusto personale, io preferisco così. Voi, se preferite girare intorno alla barretta del punto alto, vi piace di più, non andrà comunque a penalizzare la riuscita del lavoro. Ci vediamo quando sono arrivata al mio primo marcapunti. Arrivata al marcapunti, adesso andrò a fare una catenella di circa 11 centimetri. Adesso vediamo 18-20, facciamo l'esperimento. Proviamo con 18 e misuriamo. Tengo un po' tesa la catenella, no, ne faccio 20 perché sono solo 10 centimetri. Quindi 19 e 20. Prendo il filo, entro dove ho marcato, tenendo la catenella ben dritta, facendo in modo che non si giri. Entro dove ho marcato con un punto alto. Dopodiché vado avanti a lavorare a punti alti. Dovremo avere lo stesso numero che abbiamo fatto da una parte, lo dovremo avere anche dall'altra. Ci vediamo quando ho finito la riga. Ho finito la mia riga e praticamente abbiamo impostato il davanti. Posso togliere i due spilli, che tanto il lavoro è fermo. Il lavoro si guarda così. Ho ottenuto il mio 47 di semicirconferenza. Ora non devo fare altro che andare a lavorare a punti alti, a righe di andata e ritorno, fino a che sono arrivata alla lunghezza necessaria della mia maglia. La lunghezza la calcoleremo da qua, quindi abbiamo già fatto una parte di sprone, la calcoleremo da qua e andremo giù a lavorare fino alla misura che ci serve. Io credo che andrò a lavorare finché il mio davanti non sarà arrivato a circa 55 centimetri. Quindi andremo a lavorare punto alto su punto alto, nelle catenelle lavoreremo un punto alto su ognuna catenella, dopodiché punto alto su punto alto. Se fate una maglietta corta che volete fermarla in vita, magari avete bisogno di qualche diminuzione, potete mettere 3-4 diminuzioni ogni 4-5 giri. Se invece avete bisogno di allargarla, potete fare degli aumenti, magari avete il fianco un po' più importante del seno, potete fare degli aumenti fino ad arrivare alla misura del fianco, perché questa maglia sarà un pochino aderente, quindi magari farete anche lì 3-4
5, dipende da quanto dovete crescere, di aumenti ogni 4-5 righe. Una cosa che mi raccomando è di non mettere gli aumenti tutti insieme, di aumentare man mano in modo che il lavoro sarà più omogeneo. Ci vediamo quando ho terminato il mio pannello. Ho lavorato per 39 righe di andata e ritorno a punti alti e ho terminato il mio davanti. In tutto il davanti, partendo da qui, cioè dalla spalla fino all'ultimo giro di punti alti nel bordo inferiore, misura 57 centimetri. Ora dovremo pensare a ricavare una scollatura e fare il dietro, che lo agganceremo direttamente alle spalle. Quindi mettiamo il nostro davanti più o meno in maniera regolare, che corrisponda alla misura che abbiamo deciso. Quindi io ho 50 e per me va bene. Dovremmo ricavare una scollatura di più o meno 25 centimetri. Quindi cosa facciamo? Siccome non abbiamo un riferimento, se vogliamo, all'interno del pannello, dobbiamo prendere le misure direttamente delle spalle. Se voglio ottenere un'apertura di circa 25 centimetri, avendo 50, devo togliere 25 di apertura, quindi 50 meno 25 fa 25, e dividere questi 25 per 2, quindi farò più o meno 12 cm per parte e metto un marcapunti. Ho misurato 12, ho messo il marcapunti, ora vado a contare le righe nell'11ª e lo rimetto, non ho bisogno di misurare, vado a contare direttamente le righe. Ok, messo i marcapunti, vado a misurare l'interno, vediamo se più o meno corrisponde. Ho 26 centimetri e per me va bene, lascio così. E adesso riprendo il mio uncinetto e vado a iniziare. Quindi entro nei punti alti e se ci ricordiamo qui abbiamo i punti alti in orizzontale, abbiamo la barretta, dovremo fare 2 punti per ogni barretta che troviamo. Quindi entro nel punto alto, così come ho fatto quando sono andata a continuare sul davanti, lavoro allo stesso modo. Ho lavorato la mia prima sezione, ho lavorato 21 punti alti. Adesso dovremo fare un calcolo per capire quante catenelle dobbiamo inserire. Quindi se vi ricordate, nel pannello davanti abbiamo 16 punti alti in orizzontale, 20 catenelle e 16 punti alti in orizzontale. Quindi nei 16 punti alti in orizzontale li ho fatti 32 in verticale, più 20 catenelle fa 52, più altri 32 punti alti in verticale fa 84. E quindi dobbiamo fare questo calcolo. Io ho fatto 21, questo è il davanti, per il dietro io ho fatto 21 punti alti, ne dovremo fare 21 anche nell'altra spalla e in centro dovremo mettere 21 più 21 uguale 42.
Poi andremo a prendere gli 84 punti del pannello davanti, quindi 84 meno 42, nemmeno farla apposta, fa 42. Quindi dovremo inserire 42 catenelle, entrare dove abbiamo il marcapunti della spalla successiva e lavorare altrettanti 21 punti alti. Quindi iniziamo con le 42 catenelle. Fatte le mie 42 catenelle, andate a dargli una misurata. Se pensate che sia troppo stretto, ne aggiungete qualcuno, che poi eventualmente, se vi si allarga troppo il pannello dietro, andrete a fare qualche diminuzione durante la lavorazione. Quindi io mi fermo qui, prendo il mio filo e entro dove ho il marcapunti, sempre prima comunque guardiamo che le catenelle siano messe tutte al diritto. Dopodiché vado avanti a lavorare. Come cazzo devo lavorare? Non lo so. Aspetta un attimo. Vado a lavorare i miei soliti 2 punti per barretta fino ad ottenere i punti che mi servono. Nel mio caso sono 21. Con questo passaggio abbiamo attaccato praticamente il pannello dietro. Ora dovremo andare avanti a lavorare a righe di andata e ritorno finché non raggiungiamo la stessa misura del pannello davanti, considerando che abbiamo comunque questi punti in orizzontale, quindi dobbiamo calcolare 2 punti in orizzontale, sono una riga in verticale. Quindi qui io ho montato 28 catenelle per iniziare la striscia, quindi ho 28 punti, dovrò calcolare 14 righe di andata e ritorno da aggiungere alle 39 righe che ho già fatto in maniera verticale. Quindi andrò a lavorare punto su punto questi punti, tutte le catenelle, questi punti, continuerò a lavorare a punto alto, appunto punto su punto, finché non avrò completato il numero di righe equivalente al calcolo che vi ho spiegato in precedenza. Ho finito anche il pannello del dietro, quindi ho lavorato tutti i giri che mi permettono di arrivare alla lunghezza esatta per tutti e 2 i pannelli. Ora non dovrò fare altro che andare a ricavare lo scalfo manica, quindi metto i miei pannelli in questo modo e sono andata a marcare lo scalfo manica. Ho messo un marcapunti alla metà alla spalla, per spalla intendo la linea che continua dalle catenelle, ho preso questa in considerazione, quindi la riga dove abbiamo lavorato i punti alti per unire le spalle la considero nel davanti. Dopodiché sono andata a prendere le misure e ho marcato 19,5 circa da una parte e 19,5 circa dall'altra, 19,5 dall'altra, e ho preso la misura del mio scalfo manica, così ho fatto da una parte e ho fatto pure da quest'altra. Poi sono andata a controllare che le righe di andata e ritorno anche per i pannelli davanti e dietro siano lo stesso numero, quindi sono andata a contare dal marcapunti alla fine del pannello da una parte, dal marcapunti alla fine del pannello dall'altra parte, sono andata a contare il numero di giri per vedere che siano giuste, perché chiuderemo le maniche in tondo. Per evitare un pezzo di cucitura. Quindi cosa faccio? Poi questi fili li andremo poi a nascondere nella lavorazione. Metto i miei 2 marcapunti a pari, vado a prendere il filo e l'uncinetto, tenendo il lavoro in doppio,
entro da una parte del pannello, entro nel pannello davanti, dopodiché entro nel pannello dietro, quindi il primo punto lo farò su tutti e due i pannelli insieme, faccio un punto alto, una catenella e saranno un punto basso, perdono, una catenella e saranno il mio primo punto alto. Dopodiché separo e continuo a lavorare in circolo, quindi dove qui abbiamo il punto alto in orizzontale, dobbiamo ricordarci di lavorare 2 punti per ogni barretta che abbiamo a disposizione. Quindi qui ho il punto alto in orizzontale, dopodiché qui iniziano i punti alti in verticale, quindi vado a lavorare punto su punto, quindi ogni punto alto che mi ritrovo lavoro un punto alto. Tutti i fili che ci sono li teniamo bene appoggiati al lavoro che stiamo facendo. In questo modo non li dovremo più nascondere dopo. Qui l'ho lavorato dentro un po' di punti, adesso posso anche tagliarlo. E non mi dà più fastidio. In questa maniera avremo da chiudere col lago soltanto il pezzettino del fianco e le maniche non avranno bisogno di ulteriori cuciture. Quindi adesso appunto ho i punti alti in verticale, sto lavorando punto su punto. E qui cominciano le barrette in orizzontale, andrò a lavorare 2 punti alti dentro ogni barretta. Anche qui ho un altro filo, lo tengo ben vicino al lavoro, così almeno lo posso nascondere. E vado avanti a ripassare, a riprendere i punti fino a fine giro. Poi vi dico come andrò avanti. Fatto il mio ultimo punto, vado a chiudermi con un punto bassissimo sulla catenella sopra il punto basso che va in sostituzione del nostro primo punto alto. Dopodiché salgo con 2 catenelle che saranno il mio primo punto alto, giro il lavoro e vado avanti. Poi decidete voi se volete lavorare tutto dal diritto, ma io voglio mantenere lo stesso motivo di lavorazione di tutta la maglia, quindi giro il lavoro, farò un giro dal diritto e un giro dal rovescio. Salgo con 2 catenelle perché comunque non resterà tutto sul sottomanica e la chiusura giro non si vedrà. Quindi sono salita con le 2 catenelle, adesso vado a lavorare punto su punto e praticamente la manica la vado a concludere così. Farò 3 diminuzioni ogni 5-6 giri in modo da la manica sagomata al braccio. Se voi volete una manica
che scenda larga non farete diminuzioni, o se volete arrivare alla fine e fare un polsino potete benissimo arrivare alla fine, fare un giro di diminuzioni e dopodiché fare il polsino. Io preferisco lasciarla a lavorazione semplice, tutto a punto alto, e diminuire appunto 3 punti ogni 5-6 giri. Andrò ad eseguire in questo modo entrambe le maniche. Ecco che ho terminato anche le maniche. Ho lasciato il marcapunti per farvi vedere come realizzo le maniche quando devo fare una manica anatomica. Praticamente mi segno il primo giro, dopodiché segno tutti i giri dove ho fatto le diminuzioni. In questa maniera posso eseguire in maniera precisa anche quell'altra, quindi farle venire tutte e due identiche. Ovviamente la manica ve la dovete gestire voi in base a come la volete e in base anche a come siete, quindi o ve la provate man mano o avete vicino magari, tenete vicino magari un maglione che vi va bene, così almeno potete seguire lo sviluppo della manica stessa. Detto questo, siccome la manica l'abbiamo lavorata in tondo, ora avremo soltanto da chiudere i due fianchi, cioè praticamente dal sottomanica in giù. Quindi, siccome io ho il lavoro dal diritto in questo momento, me lo giro dal rovescio e vado a chiudere i fianchi. Porto a pari le due estremità del sotto della maglia, vado a prendere ago e filo, taglio un pezzo di filo a sufficienza, entro, prendo il punto intero in un pannello e il punto intero nell'altro pannello, vado a fare ovviamente un nodo per fissare il tutto e vado a cucire prendendo un punto intero da un pannello e un punto intero dall'altro, quindi entro dopodiché rientro da dietro, vado a prendere il punto intero da una parte e il punto intero dall'altra, cercando di tenere la stessa tensione per i due pannelli. Ogni tanto controllo la tensione della cucitura e vado avanti a lavorare in questa maniera. Chiudo questo fianco, dopodiché chiudo l'altro fianco, poi passeremo a vedere la maglia sul manichino per vedere il risultato finale. E con oggi il video è finito. Spero tanto di avervi dato un'idea in più e se volete fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Se vi è piaciuto il video lasciatemi un like e condividete. Inoltre vi invito ad iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto, ad attivare la campanellina che vi avviserà per ogni novità che pubblicherò. Nel box informazioni, tra l'altro, vi lascio il link di tutti i miei social. Se volete, vi aspetto anche lì. Ciao a tutti e al prossimo video.